Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questo nuovo video vorrei parlarvi dell'inchiostro gel e più specificatamente della penna Gelosity della Bic. Questa penna qui. E mi sono avvicinato a questo tipo di inchiostro incuriosito e anche per qualche segnalazione che voi mi avete fatto e quindi ho approfondito la questione. Innanzitutto mi sono trovato davanti ad una penna con un inchiostro molto fluido e quindi che deve essere particolarmente attenzionato nel disegno più che nella scrittura. Come vedremo anche in che tipo di carta noi andremo a scrivere o a disegnare. Una penna che usa inchiostro gel ha a che fare con un prodotto immerso in una base acquosa e spesso è un inchiostro opaco. Il contenitore è realizzato in polipropilene che poi finisce in una punta di metallo. Qui adesso svito la penna e vi faccio vedere, poi lo vedremo meglio anche nel video. Qui abbiamo questo contenitore di polipropilene che finisce in questa punta di metallo che ricorda molto le punte usate nella Bic 4 colori. Per evitare che l'inchiostro si asciughi, il fusto contenente l'inchiostro è chiuso da un tappo di silicone. Quindi silicone e poi l'inchiostro. Come vedete è molto più grande di quanto possa essere l'inchiostro di una penna normale, che in questo caso noi prenderemo a confronto, che è la Bic Original Crystal. Adesso lo rimontiamo nella sua struttura e come vedete il design è veramente interessante. Innanzitutto il corpo è fatto di gomma che ha una maggiore facilità di presa alla mano e qua ci sono delle zigrinature che ne favoriscono anche l'impugnatura. La punta di una penna a gel varia dai 0,18 mm a 1,5 mm. Questa qui in particolare è 0,7 mm. 0,7 mm come la Bic Crystal Exact, ma le cose non funzionano allo stesso modo. Infatti in questo caso il rilascio dell'inchiostro fluido è molto e quindi avremo a rilascio di inchiostro un chiaramente segno più grande, mentre invece con un inchiostro come quello usato per le Original Crystal noi possiamo avere una punta di 0,7 mm e un rilascio di inchiostro che lascia un segno più lieve. In questo caso il segno, come vedrete, è molto più ampio. Ma in questo succede a tutte le penne con rilascio ad inchiostro gel, soprattutto per quanto riguarda il nero e il blu, come vedremo. Rispetto agli altri inchiostri, l'inchiostro gel ha una maggiore viscosità. Il gel è in acqua ed è costituito da biopolimeri, gomma xantana e gomma adragante, nonché alcuni tipi di addensanti in poliacrilato. I pigmenti sono opachi e le penne in gel sono disponibili in molti colori vivaci e come vedremo anche in molte soluzioni. Nel nostro caso della Gelosity questa serie ha 13 tinte e a questo proposito vi metto il link in basso nella descrizione, così potete andare a vedere il prodotto. Ma adesso vi mostro una breve dimostrazione di scrittura e di disegno in cui vedremo quali secondo me sono i pregi e quali i difetti di questo tipo di penna e di questo tipo di inchiostro. Questo è un video di primo approccio con questa penna e con questo inchiostro. Vedremo che con questo non si possono fare sfumature, quindi la conduzione del disegno e l'utilizzo sarà molto specifico. Prima di lasciarvi il video di prova della penna, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di condividere il video e di commentare sotto la descrizione. Quindi non mi resta altro che augurarvi buona visione. Ed ecco le due penne a confronto, la Gelosity e la Crystal Bic Original, che sappiamo da che parti è composta. Noi invece andiamo a svitare la chiusura terminale della Gelosity e vediamo come è fatto
il fusto che contiene l'inchiostro. Ecco, vedete che è molto più largo di quello di una Bic Original Crystal. Vedete, ha la sua impugnatura, la sua parte superiore molto più grande, poi man mano che si restringe va verso la punta. Vedete questo piccolo rivolo di inchiostro che in maniera molto fluida va verso la punta, che è 0,7 mm. Però, come vedete adesso, questa scrittura che ho volutamente nominato Big Gelosity, perché è veramente un inchiostro che, a dispetto della sua punta di 0,7 mm, ha veramente una fluidità e una fuoriuscita di inchiostro notevole, molto fluida come vedete, e vedete anche che lascia qualche sbavatura, perché naturalmente un rilascio così grande di inchiostro non può, come vedete, non può che rilasciare qualche sbavatura di questo tipo. Però contando che è un inchiostro gel, è veramente importante e straordinaria la capacità che ha, anche in un foglio come questo, di poter essere assorbito dalla carta in maniera veloce. Questa qui è una carta ultra liscia Tecnica 6 della Fabriano. Vedete, se io passo la mano sopra, ovviamente nei punti, ecco, nel punto solo, in questo punto dove c'è un rilascio, c'è stato un rilascio di inchiostro importante, in pochissimi secondi ha ancora un po' di sfumatura di rilascio, però è una cosa da nulla in una carta così liscia, è un inchiostro così fluido, cosa che succede molto meno con l'inchiostro blu e man mano sempre di meno con tutti gli altri inchiostri. Infatti, se io passo la mano qui, come vedete, non c'è nessun tipo di sbavatura. Ripeto, tutti gli altri inchiostri, a partire dal blu fino ad arrivare a quello più scuro, che è il verde, che è una tonalità veramente chiara, ha un'asciugatura più rapida. Il nero è più lento ad asciugare. Adesso faccio dei trattini piccoli e vedrete che dove c'è questo deposito maggiore, dopo pochi secondi ancora il nero stenta un pochino ad asciugare, ma è cosa nulla, ripeto, con una carta. Ecco, vedete, questo punto qui abbiamo, mentre ovviamente nella Crystal Original sotto non c'è questo tipo di dispersione. Adesso verifichiamo la stessa cosa con l'inchiostro blu e vedrete che ha una risposta senz'altro maggiore. Ora andiamo a provare un altro tipo di carta. Questa qui è la carta Mixed Media, sempre della Fabriano. Asciugatura, vedete che ovviamente a carta più ruvida corrisponde un'asciugatura maggiore per tutti i tipi di inchiostro, non solo per quelli a gel. Perché? Perché l'assorbimento della carta è maggiore. Adesso facciamo l'ulteriore prova con l'inchiostro blu e vedremo che il rilascio è inesistente. Adesso ho girato il foglio e facciamo una prova invece di tratteggio, di tratto e di disegno con la penna gel. Io che la sto provando sotto le mie mani e sul foglio, è veramente una sensazione di scorrevolezza bellissima. E naturalmente, non potendo con questa penna fare delle sfumature, l'unica cosa che rimane da fare è veramente puntare tutto sull'outline, sul segno grafico puro e sulla sua modulazione, perché più io premo, più ho un tratto scuro, e meno premo, ho un tratto più lieve, sempre lieve relativamente. E adesso cerco di fare qualche tratto e poi di intervenire magari con la Crystal Original e vedere
che tipo di soluzioni si possano trovare con un primo approccio per far sì che queste penne, almeno dal mio punto di vista, si annusino e si inizino a conoscere e a convivere insieme. Come vi dicevo, è un'occasione che mi sono dato io per conoscere meglio questa penna e per vedere come poterla usare e se vale la pena di usarla per dei miei futuri lavori. Quindi è un'esperienza che condivido con voi. Noto subito che ha degli scuri veramente belli e questo mi fa pensare a una convivenza interessante, perché se da un lato io posso avere degli scuri molto profondi, ma non posso avere delle sfumature, invece con la Bic posso avere delle sfumature e dei neri meno profondi, per cui l'unione di queste due caratteristiche potrebbe essere un motivo più che valido per poterle far coesistere e poter disegnare con loro e approfittare di queste loro qualità. Per cui direi che da un punto di vista grafico la qualità migliore della penna gel risulta lo scuro, il nero profondo e questa linearità e morbidezza e fluidità che naturalmente in un disegno più di getto e di schizzo è fantastica. Naturalmente quando dico profondità del colore mi riferisco sempre al nero, perché è il materiale con cui io mi approccio meglio e adopero senz'altro di più da un punto di vista grafico. Infatti io non ho mai eseguito un disegno a penna multicolor e potrebbe essere questa l'occasione per di questo canale intendo, l'occasione per essere stimolato a provarlo e a provare nuove soluzioni grafiche con il colore. Mentre il mio è sempre un approccio di tipo segnico, è strettamente legato al segno e quindi il monocolore del segno, il monocromatico, viene da sé. Adesso volevo fare una particolare prova mettendo molto inchiostro e poi farlo sfumare, molto inchiostro con la penna gel e poi farlo sfumare con la penna Bic Crystal. Vedete, io devo premere molto con la Bic Crystal per riuscire ad arrivare ad un nero che si avvicini più o meno a quello tenuto leggero dato con la penna gel. Vedete su questo foglio ruvido come la sfumatura riesca molto meglio e sia molto più morbida ed è molto più semplice farla, diciamo. Adesso io volevo fare questo piccolo esperimento, qui molto piccolo, di prendere e di usare queste due penne insieme per sfumarle in un nero profondo, lasciando alla Bic Crystal Original il compito poi di sfumare il tutto. Ecco, questa potrebbe essere un utilizzo molto interessante. La pratica della sfumatura, ripeto, è molto disciplinante e il fatto di poter disporre di un nero ancora più profondo rende la cosa più intrigante, più stuzzicante. La peculiarità è proprio data dal fatto che con la penna gel per ottenere lo scuro non devo premere tanto la matita sul foglio e quindi il risultato potrebbe essere ancora più fluido, il risultato della sfumatura. Naturalmente parlo di una sfumatura che è una sfumatura che noi possiamo fare in
in un contesto di un disegno grande, non all'interno di un disegno piccolo, perché non avremo lo spazio per riuscire a tirarne fuori tutte le qualità. Comunque è veramente, guardate, non faccio la minima pressione sul foglio, è veramente una bella sensazione proprio di scrittura, e vi invito a provarla, proprio a fare questo tipo di cerchi, questo tipo di tratto, e vedrete quanto sa essere fluida, e più la si tiene perpendicolare al foglio, più è fluida. Ci sono 13 tinte, ho detto, io ne posseggo solo 4 di questa penna. Gelosity, e posseggo la blu, poi ho la penna rossa e la penna verde. La penna verde è particolare perché ha un verde erba assolutamente chiarissimo, se naturalmente rapportato alla fluidità e alla quantità di inchiostro che fuoriesce dalla penna nera. Anche qui, nonostante che sia chiaro, vi sono delle piccole sbavature. Ha un tono di verde un pochino più brillante della Crystal Up. Adesso poi le voglio mettere a confronto e ve lo mostro meglio. Comunque hanno sempre tutti e due questo difetto. Anche se hanno un inchiostro molto tenue, tendono a sbavare entrambe. Sia l'inchiostro, sia la penna Crystal Up con l'inchiostro, come vedete, con l'inchiostro normale della Crystal, e sia la Gelosity con il suo inchiostro gel. Vedete che tende a sbavare. Adesso vi faccio vedere come l'inchiostro verde della Gelosity sia più freddo, un pochino più brillante dell'inchiostro della Crystal Up, che invece tende più sul rossiccio. Comunque ogni colore ha veramente la sua qualità e la sua proprietà, ed è interessante andarlo a scoprire. Ed ecco il risultato di questa nostra prova, di questo mio primo approccio con la penna gel della Bic. Questo video è stato per me un'occasione per conoscere e per affrontare per la prima volta le penne ad inchiostro gel, che per me era un terreno assolutamente inesplorato. Faccio una proposta a voi, anzi una richiesta di confronto proprio con voi e con la vostra esperienza a proposito dell'uso di queste penne e dell'uso soprattutto delle penne colorate. Mi piacerebbe sapere la vostra opinione e leggere la vostra esperienza nei commenti sotto la descrizione. Quindi non mi resta che chiedervi di iscrivervi al canale, di chiedervi di mettere un mi piace, di condividere il video e di commentare, come ho detto poco fa, sotto la descrizione. Non mi resta che augurarvi una buona continuazione di giornata e a presto!